Allora, buonasera, grazie di essere qui e partiamo subito con la prima serata di gennaio dedicata a Betto Cellata, un grande incubatore orale, un betta selvatico, quindi well form, e ci tenevamo ecco, a ripartire col 2025 parlandovi subito di betta, ma in questo caso andremo su un betta molto particolare, quindi ripetita Juvent, Betto Cellata, i grandi incubatori orali. Iniziamo. Andiamo avanti con la slide. Ok, qui a schermo potete vedere la classificazione. Dunque, fanno parte dell'ordine degli Anabantiformes, a famiglia Osfronemide, fanno parte del genere Betta e la specie Betto Cellata. Da comunicare molto importante anche che Betto Cellata fa parte del complesso Unimaculata, ovvero tutte quelle betta di grosse dimensioni, tutti incubatori orali originari grosso modo del Borneo. Sono animali che raggiungono ad adulti taglie comprese fra le 10 e le 15 centimetri di lunghezza e all'interno di questo complesso di specie abbiamo il titano del genere Betta, ovvero Betta antuta, che può raggiungere addirittura in alcune locality i 17-18 centimetri di lunghezza. Non da meno Betto Cellata, che comunque raggiunge i 10-12 centimetri di lunghezza ad adulto. Ok, ora andremo a vedere l'areale d'origine. Qui sulla slide, sulla destra, potete vedere un areale in cui è stato pescato Betto Cellata. È una specie originaria del Borneo, come dicevo prima, come molte altre betta del complesso Unimaculata, del Borneo nord-orientale e della parte settentrionale del Kalimantan. Sono stati raccolti in diversi tipi di habitat. Generalmente, diciamo, sono stati ritrovati all'interno di questi torrenti montani dove, come potete notare nell'immagine, abbiamo un terreno grosso modo ciottoloso con vegetazione ripariale e l'acqua, per quanto riguarda i parametri, generalmente appunto viene raccolto in acque fresche, trasparenti, quindi cristalline, con una buona ossigenazione e con temperature che non vanno quasi mai oltre i 26-27 gradi. In alcuni casi sono state pescate anche in piscine, in pozze che si formano occasionalmente, poi i pesci, ecco, con l'esondazione di queste pozze riescono a ritrasferirsi all'interno di questi torrenti, dove l'acqua magari era anche più morbida, quindi colonizzano diversi ambienti, sono abbastanza generalisti per quanto riguarda i valori dell'acqua. E dunque, proprio per i parametri chimico-fisici, ora andremo a vedere un po' più nel dettaglio, ecco. Io mi sono sempre tenuto, per quanto riguarda il pH, in un valore tra il 6.8 e il 7, diciamo vicino alla neutralità. Non sono animali che soffrono particolarmente ad essere tenuti, ecco, in un'acqua più morbida o in un'acqua leggermente alcalina fino al pH 7,5. Possono essere riprodotti tranquillamente in questo range di valori, quindi se vogliamo utilizzare acqua di rubinetto nessun problema. Conducibilità sotto i 180 microsiemens. Molto importante però da far notare la temperatura. Essendo degli animali che in natura per l'appunto vengono ritrovati con picchi estivi in acqua massimo 26-27 gradi nella parte più profonda, soffrono molto le calure estive. Quindi progettualità, quando si parte con questo complesso di specie in generale, perché poi un po' tutte le bette incubatori orali del Borneo o le bette del Borneo hanno questo problema, non dobbiamo superare i 27-28 gradi di temperatura, perché inizieranno proprio ad essere deleteri per queste specie. Quindi, se noi riusciamo ad avere temperature d'inverno, possono andare bene anche i 20-21 gradi e i massimo 27 gradi d'estate, non avremo particolari problemi. Vediamo un po' adesso le caratteristiche generali. Allora, dunque, si tratta di un grosso incubatore orale paterno. Difatti, l'incubazione orale viene declinata solamente al maschio. Dopo il classico abbraccio nuziale che avviene in quasi tutti i betta, osserveremo il maschio raccogliere le uova fertilizzate all'interno del cavo orale, dove verranno poi incubate per circa una ventina di giorni.
È una specie, come dicevamo prima, di media-grande taglia, perché comunque può raggiungere anche 10-12 centimetri, in casi eccezionali 13 centimetri di lunghezza. E la cosa molto interessante, quantomeno in questa specie, è la possibilità di poterli allevare in colonia. Quindi una vasca, ovviamente di adeguate dimensioni, con tanti ripari, barriere visive, ci dà la possibilità di poterli ospitare in un buon numero. Ed è una specie anche piuttosto longeva, può vivere infatti tranquillamente anche una decina d'anni, quindi diciamo che ha un pool di caratteristiche molto interessanti che possono ingolosire l'appassionato per l'allevamento. Ora andremo a vedere un po' la vasca DOC per il gruppo e per la coppia da riprodurre. Quindi facciamo un distinguo. Possiamo concentrarci su due aspetti, diciamo, dell'allevamento di questa specie. O la vasca di colonia, in cui possiamo allevare fino a 10, 12, 15 esemplari esagerando, con un buon sistema di filtraggio e una buona preparazione della vasca, in vasche con misure di base di 1,40 m, meglio 6,50 di base, dove però che cosa accadrà? Se noi li lasceremo riprodurre all'interno della vasca, magari la prima generazione avrà un buon numero. In maniera conseguenziale, ovviamente, man mano che andranno avanti le riproduzioni, gli avanotti più anziani inizieranno a predare quelli più giovani, quindi pian pianino ci sarà una decrescita della popolazione, oltre che comunque poi dovremo spostarli in altre vasche, perché non possiamo sovraffollare così l'acquario. Comunque di base, ecco, per quanto riguarda la preparazione della vasca, possiamo diciamo fare una vasca con un buon layout naturalistico, una parte emersa, che i pesci comunque sfrutteranno, perché anche loro, come le cianna, saltano fuori dall'acqua per catturare piccole prede volanti. Caso invece inverso, per la vasca da riproduzione, dove isoleremo una coppia, può essere anche un qualcosa di relativamente piccolo, come può essere un cubo 40x40 di base o una vasca rettangolare con 50x30 di base. Questa vasca la appronteremo con un filtro d'aria, fondo della vasca nudo, qualche tubo in PVC, giusto per creare dei ripari, delle barriere visive per non far stressare i pesci, qualche pianta semplice come della Ceratophyllum, della Naias, e qualche pianta per la copertura superficiale. Quindi ecco, ci basta una vasca del genere per poterli riprodurre, in maniera tale che una volta che poi saranno nati piccoli ci potremo concentrare loro già in una vasca sterile, così da poi poterli portare avanti senza particolari problemi di predazione, perché avremo solo loro. Ok, ora invece andiamo a vedere il dimorfismo sessuale, che in questa specie è abbastanza evidente. Come potete vedere in questa slide, vi ho caricato in alto la foto del maschio. Questo è un maschio maturo, aveva già 2 anni quando ho scattato la foto. Cosa possiamo vedere? Allora, caratteristica effettiva del maschio di betto celato, come in molti altri bet del complesso Unimmaculata, sono proprio queste scaglie romboidali lungo la zona delle guance, che hanno solo i maschi. Quindi le femmine non posseggono questa caratteristica, o se posseggono delle scaglie leggermente iridescenti, ecco, non hanno quell'intensità che ha il maschio maturo adulto. Oltre a questo, se vedremo di profilo il maschio, vedremo una plica gulare molto sviluppata, il cavo orale dove poi verranno contenute le uova e successivamente a sviluppo finiti piccoli, e hanno anche una buona iridescenza, diciamo, sulla zona dorsale, sempre azzurra, oltre alla pinna anale e la pinna caudale. Hanno un body plan, quindi una forma corporea più slanciata rispetto alla femmina, che appare più tozza, e la femmina, in questo caso, ecco, come potete vedere nella foto sotto in basso a destra, appunto, oltre ad avere questa corporatura più tozza e spessa, ha una colorazione di base tendente al marroncino, dove passa una banda trasversale, color giallognolo, color crema, e non presenta particolari iridescenze azzurre. Io ho scritto che non ne ha. In realtà è possibile notare delle flebili iridescenze lungo la prima parte dorsale, ma sono comunque molto, molto chiare, quasi impercettibili se non le vediamo sotto la luce diretta, oppure adornano la zona della pinna anale, comunque sempre in minor presenza.
Quando arriverà in riproduzione, la femmina tenderà ad avere una livrea molto più marcatamente marron-brunastra, con appunto questa linea gialla che potete vedere in mezzo alla linea laterale, molto più evidente. E queste sono proprio le differenze dei due sessi. Dunque, per quanto riguarda l'alimentazione, possiamo dire che sono pesci di bocca buona, oltre che di bocca larga per natura, quindi ingolleranno qualsiasi cosa noi butteremo in vasca. Ecco, diciamo che un'alimentazione di base per loro molto valida l'ho trovata con l'alternanza di congelato, quindi i classici Chironomus, Artemia, Misis, delle Daphnie. Se non riusciamo ad ottenere, diciamo, uno starter o una colonia di Daphnie vitale. Poi ci possiamo spostare su la ghiotteneria di questo complesso di specie, ovvero lombrichi, quindi lombrichi senza particolari problemi, magari farli a pezzi più piccoli se sono particolarmente grossi per non far soffocare i pesci. E in alternativa si possono anche somministrare, come vi dicevo prima, nell'allestimento della vasca, se facciamo la parte emersa, delle drosofile, delle musca domestica, in maniera tale che da poter osservare i pesci saltare fuori dall'acqua per ghermire poi gli invertebrati. Oltre a grilli da pasto, blatte laterali, ecco, tutte cose che se sei già avvezzi ai rettili non appariranno nuove, però ecco, possono essere un'ottima alternativa. In aggiunta possiamo anche eventualmente somministrare degli isopodi ogni tanto, che sono una buona fonte di calcio, oppure anche delle caridine se abbiamo delle vasche particolarmente mature, con una bella colonietta di caridine, male non li fa. Di certo apprezzano anche i crostacei. Ecco. Dunque, partiamo con la riproduzione. Allora, adesso faremo partire il video. Che non parte. No, non parte. Non riesce a partire. Allora, nella prima slide, nella riproduzione volume 1, vi era proprio il video dell'abbraccio nuziale dei due riproduttori. Allora, la maturità sessuale la raggiungono intorno al 7-8 mese. Si riproducono anche prima, ma non fertilizzano semplicemente le uova. Quindi potreste vedere degli abbracci che però portano anche alla produzione di uova, ma il maschio ingollerà le uova pochi giorni dopo. E appunto in questo periodo, quando arriveremo in grosso modo a 7-8 mese, vedremo le femmine dopo un'abbondante alimentazione particolarmente larghe, con un ventre bello prominente, vuol dire che lì avranno una buona produzione di uova. E i maschi tenderanno poi a sfidarsi, quindi a mettersi a pinne ben spiegate l'uno contro l'altro per scegliersi, diciamo, le femmine migliori. Ecco. Tendenzialmente fanno un display con appunto pinne spiegate e bocca ben aperta. Se il maschio sconfitto, diciamo, lascia subito l'areale, diciamo, del palco che si sono costruiti per attrarre le attenzioni della femmina, non succede nulla. Se i due maschi sono particolarmente insistenti, possono mordersi bocca contro bocca finché appunto uno dei due non molla la presa. Ok, una volta che siamo arrivati all'abbraccio, le uova verranno fertilizzate, verranno rilasciate dalla femmina e raccolte delicatamente dal maschio. Mi dispiace non potervi far vedere i video, effettivamente se non partono, rimedierò caricando poi tutto sui gruppi ufficiali dei B, ve lo prometto. Quindi, terminato l'abbraccio produttivo, avremo appunto la raccolta delle uova da parte del maschio che inizierà a custodirle per circa una ventina di giorni. Dunque, per quanto riguarda questo periodo di tempo, qui iniziano, diciamo, i problemi, tra tante virgolette. Inizia un periodo delicato. Perché? L'incubazione orale dura una ventina di giorni. Il maschio ha fame, perché pensate, rimane 20 giorni senza mangiare e le prime volte è facile che ingoio spruzzi le uova dalle branchie per potersi alimentare. Consiglio
non fatevi tentare, ecco, dall'alimentare il maschio. Se l'abbiamo in vasca, in colonia, questo può diventare effettivamente un problema, perché noi comunque dobbiamo continuare ad alimentare gli altri pesci, e il maschio, diciamo, se non è particolarmente esperto, magari alle prime riproduzioni, verrà a vetro con la bocca piena. Qui potete proprio vedere frontalmente quanto si è allargata la plica per contenere le uova. E quindi poi che cosa succederà? Che butterà giù le uova o butterà giù addirittura i piccoli. I piccoli nel cavorale nascono al quarto giorno, quindi noi dal quarto giorno possiamo tirare un piccolo sospiro di sollievo, poi ci mancano ancora 2 settimane, quindi è tutto da vedere. Però diciamo che superato il quarto, quinto giorno, se poi diciamo non provochiamo spaventi gli animali davanti alla vasca, o ecco, non proviamo ad alimentarli, magari in una vasca appunto dedicata alla coppia, generalmente portano avanti senza problemi. Ok, allora vi ripeto, purtroppo non partono i video. Nel video della slide a destra si vedeva proprio il movimento che fa la plica culare del maschio per girare le uova e quindi ossigenarle. Questi sono proprio tipici sbadigli, ecco, così li chiamiamo per gli incubatori orali, quando stanno incubando. Ed eccoci arrivati al fatidico giorno. Sono stati rilasciati gli avanotti, li troviamo casualmente in giro per la vasca e sono già dei giganti. Questi avanotti hanno già una quindicina di giorni, perché sono nati il quarto giorno ed erano già pesciolini completamente formati nella bocca del maschio, che intanto si sono sviluppati. Tendenzialmente alla nascita, quindi al rilascio dal cavorale, sono già lunghi più o meno un 5, 6, 7 millimetri, cioè sono già grossi e mangiano già naupli di artemia senza particolari problemi, riescono già ad alimentarsi con dei cibi più grandi, quindi microworms, naupli di artemia, e nelle settimane a venire poi mangeranno cibi sempre più grandi. Tendenzialmente non ci sono particolari problemi per gli avanotti, sono abbastanza robusti, indipendenti, e appunto, come vi dicevo, gli adulti sessualmente maturi comunque in taglia non li vedono come cibo. Non mi è mai capitato di vedere predazioni, e anzi mi è capitato molto spesso di vedere soggetti durante il momento dell'alimentazione che arrivavano davanti all'avanotto e semplicemente non succedeva niente, era come se fosse un sasso o un pezzo di arredo della vasca, ecco. Quindi non hanno interesse nel predarli. Caso però inverso, se appunto, come vi dicevo inizio live, abbiamo dei giovani che sono nati diciamo in modo tempi più ravvicinati, possono provare a predarli, quello sicuramente. Siamo già arrivati al finale. Io che posso dire di più? Che vi ringrazio, mi dispiace veramente tanto che non siano partiti il video, anche perché in finale c'era il video della prima vasca che ho allestito per Betta Cellata, oramai penso 6-7 anni fa, quindi è la specie di betta che allevo da più tempo e comunque mi reputo ancora un novizio, perché ne avrò da imparare ancora. Io che posso dire di più? Spero che la live vi sia piaciuta, che possa avervi dato un spunto magari per provare ad allevare questa specie. Se ci sono domande sono a completa disposizione. Allora, dovrai rimediare con i video sicuramente, perché siamo curiosi di vederlo. No, una curiosità. Mediamente quanti avanotti solitamente nascono, o quantomeno quante uova può tenere in bocca, o quanti avanotti può tenere in bocca mediamente un maschio? Dunque, allora, per quanto riguarda un maschio giovane, potrebbe tranquillamente rilasciare una decina, una ventina di giovani. Un maschio adulto maturo può anche rilasciare una trentina, quasi una quarantina di avanotti. Diciamo che ce ne stanno parecchi nel cavorale.
nemmeno pochi, insomma. Come Esatto, situazione. esattamente. E invece sarebbe un'attenzione particolare poter, prima della riproduzione, spingere magari con l'alimentazione di più il maschio per metterlo, diciamo, più in forze per poter sopportare poi il lungo periodo di digiuno? Allora, quello sicuramente possiamo, ma anche perché rimane un trigger per la riproduzione, dare un alimento più calorico, più proteico prima della stagione di riproduzione. È ovvio che però, ecco, pur alimentandoli bene, sono sempre 20 giorni di incubazione orale. In alcuni casi si può protendere fino a 24-25 giorni se la temperatura è bassa. E mi è capitato un paio di anni fa che si riproducessero a febbraio e sì, siamo arrivati quasi a fine mese. Era il 24esimo, 25esimo giorno. Davide, c'è Edoardo. C'è Edoardo che chiede se ci sono dei pesci simpatici che potrebbero essere ipotetici compagni di vasca. Allora, dunque, ne parlavo con Massimo Tavazzi all'inizio, quando appunto presi i miei primi giovanili, ecco, da lui, e mi sconsigliò assolutamente di mettere delle eventuali rasbore o altri ciprinidi che possono arrivare dalle stesse reali, proprio per mirare, per puntare a portare avanti le riproduzioni. Perché sì, possiamo tranquillamente inserire dei piccoli medi ciprinidi, poi ecco, non roba troppo piccola perché verrebbero comunque predati, ingollati. Diciamo, non sono predatori di pesci, però ecco, se hanno un pesciolino a portata di bocca, cercano di ingollarlo. D'altro canto, però, dobbiamo mettere in conto che quella rasbora trova la vanotte di vetta cellata e lo butta giù. Quindi io eviterei. Esatto. Quindi è sempre meglio, diciamo, fare, se si vuole fare la riproduzione, chiaramente fare una vasca dedicata, cioè nel senso Sì, riusciresti esatto. a seguire la coppia meglio, e anche il discorso che dicevi appunto giustamente tu prima, il fatto che se tu devi alimentare altri pesci in vasca e il maschio che non può mangiare magari può essere tentato di cibarsi e di espellere poi o le uova, gli avanotti, quello che Esattamente, perché poi dobbiamo contare anche questo, come ben dicevi Marco. Noi poi per 20 giorni non dobbiamo più alimentare le rasbore. Esatto. E quindi sì, diventa un po'... magari non hanno particolari problemi, però insomma sono 20 giorni di digiuno. Sì, infatti diventa una banda di affamati, insomma, un po' per esatto. E durante la riproduzione non è meglio portare la temperatura magari, diciamo, vicino al margine più alto per accelerare la schiusa? O resterebbero sempre una ventina di giorni? Allora, di base si arriva comunque sempre a minimo una ventina di giorni. Cioè tu pur portandola a 26-27 gradi, facciamo finta, hai comunque la schiusa a circa 19-20 giorni. Se la tieni più bassa, addirittura arrivi quasi a 24-25 giorni. Ah, ok, quindi proprio come limite minimo è 20 giorni. No, sì, perché allora ti parlo per le mie esperienze, se alzi di parecchio la temperatura riduci anche magari già anche di un giorno la schiusa. Sì, quello sicuramente. Esatto. No, però diciamo che qui... Ah no, scusa, vai Nicole, perdonami. No, continua pure. Ok. No, dicevo che nel caso dei beta splendens, che arrivo diciamo che sono 48 ore, quindi la cosa è molto semplice. Il maschio può anche mangiare. No, ma poi il maschio può anche mangiare perché non incuba oralmente, quindi può farlo tranquillamente. E in quel caso lì invece sarebbe bello potergli togliere 2 o 3 giorni invece il minimo è sempre 20 giorni, insomma, è quello che volevo sapere. Vai Nicole. C'è sempre Edoardo Russo che chiede il livello di aggressività intraspecifico. Ho visto video di maschi che si confrontano a bocca aperta. È solo scena oppure a volte si danneggiano sul serio? Bella domanda, Edo.
perché dunque per quanto riguarda l'aggressività, se noi appunto, come dicevo durante la live, abbiamo una vasca di adeguate dimensioni, queste aggressioni poi non si trasformano in altro. E ovviamente avendo un buon numero di soggetti, l'aggressività si disperde anche di parecchio. Ovvio che se dovessimo avere 2 maschi all'interno di una vasca di, facciamo finta, 40-50 centimetri, e lì le cose potrebbero mettersi male. Sia perché appunto non c'è lo spazio vitale per farsi in modo che 2 maschi convivano, e poi possiamo riempire la vasca di una miriade, diciamo, di arredi per separarli, ma lo spazio è sempre quello, e i soggetti saranno sempre quelli. Diciamo che comunque in ogni caso la maggior parte delle volte finisce in un nulla di fatto e si traduce semplicemente in vai via, mi riproduco io con la femmina, te basta, hai perso, vai via di qua. Sì, la legge del più forte, diciamo. Sì. Invece Santissimo Savonarola chiede dell'alimentazione: a prescindere dall'elenco dei cibi accettati, che tipo di dieta somministri tu settimanalmente? Ogni quanti giorni? Secco, vivo? Allora, innanzitutto, ciao Marz. Accorcia il suo nick in ciao Marz. E per quanto riguarda l'alimentazione, come cadenza e tipo di dieta settimanalmente, ti dico, allora, d'inverno, che tengo appunto la temperatura un pelino più bassina, tendo ad alimentarli un 4-5 giorni a settimana, anche perché hanno comunque a 20 gradi un metabolismo più basso. Quindi tieni conto, li alimento anche solo con cibo vivo, però li alimento qualche giorno in meno e tengo conto comunque sempre delle dimensioni del ventre per risomministrare il nuovo pasto. Cosa inversa invece d'estate, perché ovvio quando saliranno poi le temperature il metabolismo sarà un pochettino più veloce, bruceranno più in fretta e in alcuni casi li alimento anche tutti i giorni. Cioè se siamo a regime di temperatura tra i 25 e i 26 gradi, li alimento senza problemi tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, ecco. Poi ti chiedo un'altra cosa. Sì, dimmi tutto, Marco. La riproduzione tra fratelli, sorelle, padre, figlia, eccetera, eccetera, può essere un problema, oppure come per altre categorie di beta splendens non lo è? Allora, per adesso, non essendo andati tanto in là con i soggetti, nel senso che i soggetti che ho sono un mix fra quelli che mi erano stati passati da Massimo e le mie prime e seconde generazioni. Sono circa una ventina di pesci. Poi nel tempo qualcosa ho ceduto e per esempio non ho mai provato a tenere, facciamo finta, gli F3 o gli F4 e a riprodurli tra di loro per vedere effettivamente se uscisse qualche problema congenito di consanguinità. Quindi quello è molto interessante. Ti dico, purtroppo non sono mai andato oltre la riproduzione, cioè per quanto mi riguarda, per i miei pesci dell'F2. Che poi F2 sicuramente non sono F2, cioè io conto da quando mi sono stati passati da Massimo che erano già degli esemplari nati in cattività, cioè F2, F1 per dire nel momento in cui mi sono arrivati, magari sono F1, F3, F4, ecco. Sì, no, è importante anche questa cosa per capire se possono avere problemi genetici di qualche cosa che non va, insomma. Essendo pesci selvatici non credo possano avere questa possibilità, diciamo, però è importante. Lì non mi sbilancio tanto, nel senso che magari appunto arrivando, io mi ricordo parlando con degli allevatori in Francia di beta macrostoma e di antuta, mi dicevano che avevano problemi con macrostoma in cattività dalla quarta, quinta generazione. Iniziavano ad avere problemi genetici, cioè bocca storta, mancanza delle pinne in alcuni soggetti, proprio perché appunto si era arrivati un po'
comunque in ogni caso si arriverà prima o poi al collo di bottiglia, quello sicuramente inevitabile. Si spera il più in là possibile, in maniera tale da trovare qualcun altro con la stessa locality per poter rinsanguare, però ecco, è un'eventualità che bisogna mettere in conto. Sì, te la confermo che alla quarta e alla quinta comincia a avere dei problemi, onestamente. Comincia a avere schiene storte, pesci che nuotano male, cose strane, e l'importanza di rinsanguare secondo me è fondamentale. È vero. Invece Savonarola chiede, parlando di tasso di crescita, quanto tempo impiegano gli avanotti ad arrivare in taglia importante, tipo 5-6 cm, e ogni quanto li alimenti, una o più volte al giorno? Allora, alimentazione li alimento una volta al giorno e ci mettono per arrivare a quella taglia lì, grosso modo, facciamo finta, li dovessimo tenere a temperatura costante sui 25-26 gradi, un 4-5 mesetti più o meno. Ovvio, tenendoli a una temperatura costante 25-26 gradi, li dovessimo tenere facciamo finta, mi nascono magari a fine estate e inizia a scendere la temperatura gradualmente, inizia ad avere 20-21 gradi, ci mettono molto più tempo, anche quasi 7-8 mesetti. Diciamo, lì la temperatura fa tanto. Fa tanto, sì, il metabolismo cambia completamente. Sì. E come cambi d'acqua invece, come ti regoli? Parlando sempre di riproduzione, avanotti, cose così. Allora, per quanto riguarda i baby, cambi d'acqua giornalieri. Non faccio dei cambi dell'acqua estremi, nel senso che diciamo do una bella aspirata al fondo per eliminare diciamo tutte le sostanze di scarto, bel cambietto del 30-40%, acqua nuova e stop. Poi man mano, diciamo, loro non sono neanche così particolarmente sensibili, delicati alla qualità dell'acqua, cioè al di là dei parametri non hanno particolari problemi con piccole presenze di inquinamento. Ovvio, la vasca non deve essere una discarica, però possiamo cambiare l'acqua agli adulti anche ogni 15 giorni senza particolari problemi. Ecco, non sono così delicati e non ho mai osservato situazioni di deterioramento delle pinne, di opacità degli occhi, che ecco lì ti fanno capire effettivamente che c'è un problema di degradazione della qualità dell'acqua, quello sicuramente. E invece in natura com'è lo stato attuale di questi pesci? A rischio? Senza pericolo? Allora, diciamo che rispetto ad altre specie di betta incubatori orali, come per esempio l'albimarginata, il Cyannoides, il Macrostoma, non se la passano benissimo, ok, però non sono per adesso valutate. C'è molte specie che rientrano nel complesso un'immaculata, a parte per esempio, come dicevo prima, il Macrostoma, che è un po' diciamo l'emblema di questo gruppo qui, non sono così ampiamente valutate. In cattività fortunatamente ci sono, diciamo hanno una buona distribuzione tra gli appassionati, però diciamo che ecco, rispetto a magari specie come Bettantuta, e qui dico ancora Macrostoma, sarà la quarta o quinta volta, o per esempio patoti che magari sono più appariscenti, ecco, come grossi incubatori orali, non hanno avuto diciamo tutto questo grosso interesse. Cioè ci sono perché esistono in altri paesi d'Europa questi pesci nelle vasche di altri appassionati, però ecco, quello che cerchiamo di fare con AB è proprio cercare di portarli avanti questi animali qua, di farli conoscere, perché al di là del mero gusto estetico, della livrea dell'animale che può essere più o meno accattivante, c'è tutto un pool di comportamenti e anche di caratteristiche di stabulazione che mi hanno fatto dire all'inizio, caspita, ma perché devo iniziare con una specie che magari è super complicata quando questi sono animali meravigliosi, hanno comunque delle caratteristiche che a me personalmente piacciono,
e a parer mio, a livello oggettivo, possono essere definiti degli animali interessanti. Ovvio, non fanno delle cure parentali, come molte altre specie di betta, che appunto non le eseguono, quindi sono molto diverse rispetto ai Channa. Quando sono partito, diciamo, con questo genere qui, col genere betta, nella fattispecie con l'ocellata, la cosa che un po' mi destabilizzava era, caspita, ok, però interessante, wow, mi sarebbe piaciuto, ecco, vedere un qualcosa di simile alle Channa, ma proprio per mia deformazione, arrivando da quel genere di pesci lì. E un po', diciamo, tra tante virgolette, intendiamoci, adesso la sto molto romanzando, mi seccava che dovessi prendermi cura assiduamente di piccoli, avevo paura di non esserne in grado, che fosse particolarmente complicato. Poi ecco, una volta partiti si mettono su a schiudere le artemie, come facevo per le Channa, anche per le bettine, e le porti avanti, ecco. Quindi la mia domanda era proprio perché li consiglieresti e se li consiglieresti eventualmente anche, tra virgolette, a un neofita. Allora sì, li consiglierei a un neofita. Sono una specie molto robusta, rustica, non ha particolari problemi, come dicevamo, appunto, per la qualità dell'acqua. Sono di bocca buona, quindi non spaventatevi se non avete a casa grilli o blatte, non succede nulla. Un buon granulare, un buon congelato vanno benissimo. Ogni tanto magari una piccola scatolettina di grilli presa in negozio, comunque male non li fa, e dei lombrichi, e non sono particolarmente aggressivi. Cioè, per esempio, molti hanno paura delle Channa perché appunto comunque si arriva al momento in cui poi separi la coppia, tieni la coppia nella vasca principale e togli il resto, ma puoi lasciare tutto tranquillamente nella tua vasca principale. Parti con una vasca con almeno 90, 100 centimetri di lunghezza per 40 e problemi non ne hai. L'unica cosa molto importante è la temperatura, quello sì. Se sai già di avere nelle altre vasche l'estate 30-32 gradi, ti dico, pensaci un attimo, se non hai la possibilità di refrigerare la vasca o di rinfrescare la stanza, non c'è molta possibilità per allevare questi animali qui. Ma per il resto sono molto, ma molto semplici in tutti gli aspetti: cambi dell'acqua, aggressività, comportamenti che comunque sono interessanti, cioè sono meravigliosi, maestosi quando li vedi mettersi l'uno di fianco all'altro per fare le parate. Il video io l'ho visto, il tuo video l'ho visto ed è vero, quando si mettono bocca a bocca è qualcosa di veramente bello. No, però è importante questa cosa, che possono essere anche pesci adatti a dei neofiti, sia per la vasca di comunità, per una riproduzione. Sai, a volte ci sono pesci che magari ti portano a dei livelli un po' più alti, magari come valori estremi o come vasche particolari o come aggressività. Invece mi sembra di capire, almeno da quello che hai spiegato molto bene, che sono pesci che possono essere gestiti abbastanza tranquillamente, chiaro. Sì, tutto sommato non sono particolarmente aggressivi. Il massimo dell'aggressione che possiamo vedere in una vasca comunitaria è un raggio staccato dalla pinna caudale che si rimargina dopo 2 o 3 giorni, quindi quello capita a tutti, capita anche ai miei, quindi non è che c'è molta differenza. Invece Edoardo chiede, negli incubatori orali che ha avuto, le femmine erano molto più spavalde e visibili, mentre i maschi tendevano a stare più rintanati. Anche in questo caso è così? Sì, esatto, anche in betta ocellata uguale, cioè, i maschi tendono proprio ad essere più remissivi, cioè soprattutto, ovvio, durante l'incubazione orale, perché si nascondono, sono indifesi, sono inermi in quel periodo. Però diciamo che anche per quanto riguarda temperamento e comportamento è quasi come se fosse una società matriarcale, cioè c'è la femmina che ha, anche se più piccola, è comunque più tozza, e legna il maschio quando vuole riprodursi, peraltro, perché il maschio sì, come vi dicevo prima, fa tutta la parata, però poi è la femmina che induce il maschio a
a circolare insieme per abbracciarsi. E quello è molto evidente, ecco. È una delle prime cose che notate quando arrivano a maturità. Savonarola chiede: appunto- hai notato differenze per quanto riguarda il movimento dell'acqua, pompe di movimento, filtri d'aria, filtri standard o acqua stagnante? No, non ho notato particolari differenze. Non ti posso dire nulla effettivamente sull'acqua stagnante perché li ho sempre mantenuti con un getto medio veloce. Durante l'incubazione orale basta poi semplicemente stortare il beccuccio per non fargli arrivare l'acqua sparata direttamente alla tana del maschio, quindi non ho visto particolari differenze. Ecco, con filtra d'aria, getto medio veloce, ma in acqua ferma non li ho mai tenuti sinceramente. In questo caso sempre vasche chiuse perché saltano anche loro, come dicevo. Assolutamente. Anche Assolutamente, vasche chiuse saltano dal più piccolo orifizio della vasca, quindi ermeticamente chiusa la vasca, non fidatevi, soprattutto se sono giovani soggetti, anche il più piccolo spiraglietto viene utilizzato per fuggire. Poi ecco, non sono artisti della fuga e contorsionisti come possono essere le cianna, però diciamo che si impegnano. Però rischi di trovarteli sul pavimento, insomma. Se no, quello sicuramente. Quindi, vasca chiusa ermeticamente. Ok, ma direi se non ci sono altre domande? Ne avevo una, non mi ricordo più. No, sono perso. Vabbè. Mi è svanito. Forse non era inerente alla domanda che aveva fatto Edo. Quello che... No, avevo fatto in testa 3-4 domande prima che iniziasse, poi vabbè, l'età le ho perse, quindi... No, direi che può essere ok, Davide. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio, grazie mille a tutti per aver partecipato alla prima live. Ci vediamo alla prossima. E anche la nuova presentatrice. Grazie a tutti per quelli che hanno partecipato e ci vediamo allora alla prossima serata con IB. Ok. Vi mando poi il video sul gruppo Wellform. Grazie ragazzi, una buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao.